Sono le 6:45, ci stiamo vestendo, ci siamo alzati alle 2, ci siamo svegliati alle 2 per vedere le condizioni meteo, ma erano davvero pessime. Pessime, sì. Abbiamo guardato anche la webcam del globo, ma c'era una nebbia fitta, una nuvola bassa che impediva di vedere qualsiasi cosa, quindi non è stato possibile andare a fare la foto con la moto, purtroppo. Delusione di Omar immensa. Ma c'è poco da fare, era inutile, anche adesso c'è un vento fortissimo, meglio tornare verso la Finlandia. Oggi abbiamo una tappa lunga di 620 km, veramente 720. Spero che abbia ragione Omar, perché con questo tempo, con questo vento, sarà comunque lunga. Ripartiamo così da Capo Nord, ma oggi tutto è diverso. Pioggia, freddo, nuvole basse, il vento soffia così forte che a tratti ci sposta di corsia. Ieri siamo arrivati con il sole, oggi sembra un altro posto. Lo stesso paesaggio ma completamente diverso, più duro, più silenzioso, quasi malinconico, eppure ha qualcosa di incredibilmente affascinante. Le renne pascolano lungo la strada, alcune restano accovacciate sull'erba cercando riparo dal vento. Non incontriamo nessuno, solo noi, la strada e questo pezzo di mondo che sembra dimenticato da tutto. E mentre guidiamo lo sentiamo, una leggera tristezza, perché sappiamo che da qui in poi si torna verso casa. Lasciamo alle spalle Capo Nord, con ancora addosso quel mix di emozioni che è difficile spiegare, ed entriamo in Finlandia. La prima cosa che ci accoglie è la pioggia, ma non quella leggera, una pioggia continua, insistente, fortissima. La strada è dritta, chilometri e chilometri così, un po' monotoni, senza grandi cambi di paesaggio. Non esattamente il tratto più emozionante del viaggio. Però ogni tanto succede qualcosa che ti sorprende e che ti smuove. Le renne compaiono all'improvviso lungo la strada, tranquille. E non so se è solo una nostra impressione, ma quelle finlandesi ci sembrano più grandi, più piene, quasi vellutate. E in realtà c'è un motivo se ci sembrano così. In Finlandia le renne sviluppano un mantello molto più fitto e isolante per resistere a pioggia, vento e temperature estreme. Il pelo è doppio, uno strato interno caldo e uno esterno più lungo e impermeabile, ed è proprio quello che gli dà quell'aspetto così morbido, quasi soffice. Sono perfettamente adattate a questo clima. Quello che per noi è brutto tempo, per loro è semplicemente normalità. Ci siamo fermati a fare una pausa
ha ricominciato a piovere molto forte, non sappiamo cosa stiamo mangiando. Non lo capisco. No, sa di salame, formaggio. Beh, ne approfittiamo per scaldarci un attimo, poi ripartiamo. Perché piove. Diluvia. Tanto smette, dai. E ho parlato con una ragazza del posto, mi ha detto che in Finlandia non ha piovuto tutta estate, sono tutti contenti per la pioggia. Ha fatto molto caldo. Anch'io non sai quanto sono contento. E poi nel mezzo del nulla centinaia di moto ovunque. Arriviamo in questo paesino Saariselkä e ci imbattiamo in un raduno enorme. Migliaia di persone, moto parcheggiate ovunque, sembra quasi irreale dopo giorni di silenzio e strade vuote. Siamo arrivati con autonomia zero, mai successo dice Omar, perché non c'era un benzinaio per 85 km circa. Siamo arrivati in questo benzinaio tra un po' a spinta, la benzina costa 1,799 € e abbiamo fatto un pieno da quasi 19 litri per 34 €. Fantastico, l'importante è essere saldi. Ecco la stanza di questa notte. Col camino. E dov'è? Dov'è il punto forte? Apri. Eccola lì, accendi la luce. Abbiamo la sauna in camera. Faticoso anche oggi, le nostre secchiate d'acqua le abbiamo prese. Però dai, siamo arrivati. Bella, la Finlandia ci ha accolto bene. Ami, tutto a posto? Sono in coma. È stato pesante oggi. Oggi sì, soprattutto per il morale. 620 km sotto l'acqua, ma un'acqua assurda anche. Temperatura massima 14 gradi. Direi bene, ma non benissimo. No. Adesso ci mangiamo un salmone con risotto, dopo vi facciamo vedere il piatto. Oggi ci siamo concessi la cena in hotel perché eravamo un po' giù di morale. Sì, esatto. Però abbiamo fatto la sauna,
Abbiamo fatto la sauna che ci ha rilassato un attimino e abbiamo mangiato poi in hotel, anche perché uscire e andare dall'altra parte piove ancora. E quindi Piove. Quindi mangiamo qua e dopo facciamo una rampa di scale e andiamo a letto. e domani ci alziamo. Piove. Andiamo a vedere i villaggi di Babbo Natale che piove sotto l'acqua. No, forse... no, piove. E poi dopo forse migliora. Vabbè, tutto a posto. Sì, Poteva andare peggio. può sempre andare Può peggio. sempre andare peggio. Com'era il piatto? Buonissimo, l'abbiamo spazzato in un nanosecondo. Che ho fatto ieri sera il mio bustino. No, Però- era buono, davvero No, buono. buono, davvero buono e ce lo siamo meritati. Sì, queste 70 euro di cena, forse di più, 80 oggi mi sa. Però ci sta. Ci stava. Vista la giornata che abbiamo passato e quella che ci aspetta domani. Va bene, ciao. Buongiorno. Al momento non piove, siamo usciti a fare una passeggiata a vedere gli igloo perché la colazione è alle 8 e sono le 8 meno 5, ma è ancora tutto chiuso. Sono molto precisi con gli orari nordici. Comunque abbiamo dormito bene e oggi speriamo regga il tempo. Ecco Omar. Speriamo regga perché non se ne può più di sta pioggia. La mattina successiva il cielo è grigio, ma almeno ha smesso di piovere e la giornata inizia nel miglior modo possibile. 2 renne corrono accanto a noi, seguendo la strada per qualche istante. Ci affiancano leggere ma potenti, maestose e imponenti, semplicemente stupende. Poco dopo attraversiamo una strada stranissima, larghissima. Davvero sembra quasi un'autostrada nel mezzo del nulla. Sembra una strada normale, ma in realtà in inverno diventa una pista per aerei. Qui nel nord della Finlandia succede anche questo. Stiamo entrando nella casa di Babbo Natale. È tutto molto natalizio. La senti l'atmosfera del Natale? Sì. È Anche se siamo ad agosto. Fa freddo come Natale.
Un elfo. Welcome in. Hi. Where are you from? Italy. Italy. Are you going to go towards the north? Non ho capito. You go to Nordkapp? Yeah. Everybody big smile. Yeah. 1, 2, 3, and 3. Thank you. Grazie. Safe kilometers. Allora ovviamente non ho potuto resistere e ho voluto fare la foto con Babbo Natale. È bellissima! 35 euro. C'era anche più piccola da 30 euro o più grande da 40. Tanta roba. Bello, bello, bello. Eccolo! Stiamo andando al circolo polare artico della Finlandia. Dopo quello della Norvegia andiamo anche in quello della Finlandia, in questo posto super commerciale. C'è anche un parco divertimenti, si può andare a vedere gli animali. Guarda, si può andare a dare da mangiare agli animali. Ah, si paga. Ovvio. Qua tutto si paga. Vabbè, niente, questo è il circolo polare artico finlandese. Mi stai filmando? Possiamo scrivere la lettera a Babbo Natale, amore? Anche questa? Cosa pensi, my love, di questa esperienza? Bello. Un po' commerciale, molto commerciale, però dai. Carino, divertente. Sì, penso che coi bambini, se uno ha i bambini, è La figo. pacchia dei bambini. Non è il nostro caso. Ciao.
Per chi volesse è possibile anche soggiornare in cottage it all'interno del Santa Claus Holiday Village. Noi non lo sapevamo, l'ho scoperto dopo. Devo dire che i prezzi in estate, che è bassa stagione, sono abbordabili, quindi volendo è una soluzione carina. In inverno non ho idea di quanto possa costare. Attraversiamo la Svezia da nord verso sud, lasciandoci la Finlandia alle spalle. Qui la strada sembra non finire mai, dritta, lunga, circondata da foreste e laghi con piccoli villaggi sparsi qua e là. Ed è proprio questo senso di strada infinita che ti cattura, chilometri di asfalto e natura a perdita d'occhio perfetti per un viaggio on the road. Siamo arrivati nella nostra stanzina di oggi. Ma che bello, carina. Sicuro qualcuno picchierà la testa lì. È scritto. Qua c'è il bagnetto, molto carina, molto bella la struttura. Dopo ve la faccio vedere.
sempre con la stessa felpa E una ne da abbiamo. 3 settimane. Una felpa abbiamo. E siamo a Pitea. Non ho ancora capito se c'è qualcosa o no. Stiamo cercando di arrivare in centro. Ma fa niente, oggi splende il sole e va bene così, È guarda. un miracolo. Miracolo. Siamo un po' preoccupati per domani perché ci aspettano 800 km. Ma si fanno. Tutti, praticamente tutti o quasi in autostrada. Noiosi. Però vabbè. Non piove, quindi va bene così. Va bene così, dai. Adesso vediamo se c'è qualcosa di interessante in questo paesino e se riusciamo mangiamo anche qualcosa. Altrimenti Omar dovrà spoderare il nostro acquisto mai usato, Il cioè fornelletto. il fornelletto da campeggio che abbiamo portato per le emergenze. Abbiamo una stanza molto carina, il problema è che altezza media 1,40, quindi è facile picchiare la testa ovunque. Quindi Omar ha già picchiato, le scommesse sono state vinte. Sarebbe stato lui il primo. vorrei cucinare in ginocchio, che a qualcosa si trova. Ma sì, ci si arrangia. Siamo arrivati in centro. Pullula di persone. Sì, come tutto il nord Europa è strapieno di gente, però sono tutti chiusi dentro. Eat, drink and be merry. Comunque oggi abbiamo attraversato, ieri e oggi abbiamo attraversato tutta la Finlandia Del nord. e devo dire che fa veramente freddo in Finlandia. È dove abbiamo preso più freddo. Ieri 620 km sotto l'acqua, oggi invece cosa c'erano? 12 gradi. Sì, poi è salita a 18, un miraggio. Sì, ma 18 quando eravamo già Arrivati. Sì. quindi freddina come nazione. Centro molto carino. Ci stavamo domandando come mai fosse tutto completamente chiuso. Forse perché è domenica e loro la domenica non lavorano. Boh, Esattamente. è strano. Cioè, non c'è in giro nessuno, è tutto chiuso. C'è un caffè, però Sono degli orari anche molto ridotti. sì, orari ridotti. Aprono alle Settimana 10, ridotta. chiudono alle 6. Si vede che se la guardano meglio loro. Allora, abbiamo scoperto che la domenica è tutto chiuso. Vero, Omar? Confermo. Quindi Alla fine abbiamo trovato una pizzeria aperta e con della difficoltà di traduzione abbiamo preso una margherita Omar, che è sempre molto tradizionalista, e io ho preso una pizza Ragnarok perché sono patita di Viking e quindi vediamo che cosa arriva. quindi starà male stanotte. Sì, probabilmente starò male. No, sei contenta? È arrivata la pizza e probabilmente ha avuto ragione Omi, perché la mia è un bel mischione di prosciutto, cipolla cruda, cose strane, salse e jalapeno. Starà Può male. essere che io stia male. Sicuro? Anche Omar non è convinto della sua margherita comunque. Sì. Sicuramente ho sbagliato meno di te. Abbiamo finito di mangiare, abbiamo tirato lungo e sono le 7:05. Ci hanno cacciato fuori. No, perché- non è vero. Sì, perché stanno pulendo Stanno tutto. pulendo per Il chiudere. locale è chiuso alle 7. Pazzesco, questi paesi del nord sono fuori di testa. Però noi fortunatamente abbiamo un fuso orario
Sì, per noi arrivando- sono le 8. Sono le 8, quindi è ancora un pochettino più accettabile. Facciamo 2 passi per digerire questa leggerissima pizza. Comunque, a me la pizza è piaciuta. Ho mangiato tutto, anche con la salsa strana rosa che c'era sopra. E lo diremo domani mattina se l'ha digerita. Comunque, adesso facciamo 2 passi per tirare le 8. Le 9. Poi andiamo a dormire, che domani è una giornata tosta, perché domani abbiamo 800 km Circa. Easy, ho sbagliato a Sì, dividere le distanze. con i vari limiti di velocità da non sgarrare, e vabbè, un po' tosta, ma la facciamo.